Allora, ho pensato di fare questa ricetta, che è un piatto che mi accompagna da un po' di tempo, e arriva veramente da lontano. Arriva dai miei inizi di scuola, del mio percorso professionale, quindi dalla scuola alberghiera, quando ho studiato sui libri la ricetta del carpione. È una ricetta vecchia, proprio della scuola della cucina italiana. Questa salsa di carpione, riproporlo in maniera antica era un po' troppo esagerato, e quindi ho unito il metodo, la ricetta, la tecnica del carpione, degli agrumi e della frutta della terra in cui lavoro, in cui vivo, che è la Romagna. Infatti ho utilizzato due frutti per eccellenza che sono un prodotto IGP del posto, cioè di qui, che sono la pera e la pesca nettarina IGP di Romagna. Vabbè, sulle riduzioni cosa dire? Durante la riduzione degli agrumi, quando si arriva verso la fine, di stare molto attenti, perché essendo rimasto veramente poco liquido, quindi rimangono solo gli zuccheri, si rischia di caramellare il tutto e quindi vi tocca poi ricominciare da capo. Ecco, per il carpione è molto importante scottare per almeno 3 volte le bucce degli agrumi che abbiamo messo da parte precedentemente, e ogni volta scottarle significa far bollire l'acqua e immergervi dentro le scorze per diciamo quasi un minuto, farle sobbollire e poi tuffarle in acqua e ghiaccio per avere questo shock termico e quindi bloccare il colore.
Puoi ripetere questa operazione per 3 volte, questo per togliere un po' l'amaro che le bucce comunque hanno per natura all'interno, e più volte si fa e più riusciamo a togliere l'amaro. Importante è cambiare sempre l'acqua, quindi utilizzare acqua nuova. Il mio aceto, l'olio che è rimasto, facciolo, Questo sgombro freschissimo, pescato, di piccola pezzatura, che è un pesce che è fronte al posto dove lavoro, il mare Adriatico. Il filetto di sgombro è spinato, poi porzionato in piccoli pezzi. Deve essere leggermente marinato in questa soluzione di acqua, aceto e succo di limone e un pizzico di sale. Questo mi aiuta con la marinatura a cicatrizzare, diciamo, le carni dello sgombro
in modo che l'albumina che è all'interno, tutti i succhi rimangono e non vanno a fuoriuscire durante la cottura. La cottura a bassa temperatura che mi aiuta a tenere, diciamo, il colore del prodotto. Ecco, una volta uscito dal forno sarebbe bene bloccargli diciamo, la cottura con uno shock termico, quindi dal forno deve passare in un ambiente fresco, che può essere anche un normalissimo frigorifero se non avete un abbattitore di temperatura. Per la finitura e quindi l'impiattamento inizierei con le due puree, fare diciamo degli schizzetti sul piatto, inserire subito delle cucchiate di carpione. Nel momento in cui si posiziona il carpione noi andiamo a decidere dove poi posizionare i filettini di sgombro. Poi aiutiamoci di nuovo con un cucchiaio e mettiamo sopra ogni sgombro un pezzettino ancora di carpione. Poi iniziamo con tutte le altre piccole preparazioni che sono i cubetti di frutta. Le varie riduzioni, quindi le salse che sono riduzione di agrumi, riduzione di l'aceto balsamico per completare, le varie decorazioni che sono i germogli di prezzemolo. Spero vi piaccia e spero riusciate a prepararlo per una serata conviviale con tutti i vostri amici.